Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno, anche ascendente Capricorno, anche Venere in Capricorno, anche Luna in Capricorno. Andiamo a vedere il mese di luglio 2026, questo portalone di luglio. Quindi se avete già fatto il rituale del portale di luglio 2026, questo video sarà il suo proseguimento naturale. Se non lo avete ancora fatto, vi consiglio di recuperarlo perché vi aiuterà a comprendere ancora più profondamente questa lettura. Al di là che tu l'abbia fatto o scelga di farlo o non farlo, questa lettura è per te. A cosa servono i rituali? Io non faccio una tarologia vittimistica, cioè la mia esperienza mi ha portato a realizzare delle creazioni straordinarie nella mia vita quando mi sono alleata al potenziale che i tarocchi vedevano in essere. Quindi noi facciamo la vera tarologia, quella dove batte forte gli dei, cioè, vediamo il potenziale, ci alleiamo, ci andiamo incontro e realizziamo un destino diverso. L'effetto del nostro destino cambia, il destino è già scritto, come vi ho spiegato nel video Destino e libero arbitrio, però noi possiamo cambiare gli effetti del nostro destino e quindi cambia il destino. È una contraddizione in termini per la mente razionale. Però facendone l'esperienza tu comprendi, non capisci subito, comprendi quello che ti sto dicendo. Ecco perché i rituali sono fondamentali, i rituali, i gesti, perché? Perché l'anima non recepisce i concetti, l'anima recepisce gesti, corporei, il gesto, ok? Ecco come noi ci possiamo alleare al nostro destino. Detto questo, passiamo subito alla nostra lettura. Allora, chiedo al mio amante mistico, spirito guida, di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità, co-creazione e visione. Capricorno, luglio 2026. Energia generale del mese, 3 tarocchi e un oracolo per iniziare. Cosa si muove nel tuo mese? Quali energie potrebbero manifestarsi nella tua vita? Allora, Regina di Coppe, wow, bellissima. Wow, Paggio dei Denari. Meraviglioso, gli amanti. C'è una proposta d'amore. Una proposta d'amore e una scelta d'amore in concreto, però gli amanti non mi parlano solo d'amore, no? Ovviamente lo sappiamo, ma di scelte dettate dal cuore. È come se ti venisse offerta un'opportunità importante che stai aspettando, che ti stimola a livello emozionale, può essere amore, può essere lavoro, e ti viene chiesto di rischiare in questo. Questo mi stanno dicendo. Vediamo cosa ci dicono gli archetipi. Energia generale del mese, cosa si muove nel tuo mese, quali energie potrebbero manifestarsi. Eremitagno, che è l'eremita, e della carta dice cerca la solitudine per centrarsi intensamente nella sua vita interiore. Serve alla creatività personale. Io qua credo che tu ci sia un progetto creativo che chiede la fede. Un progetto creativo importante per te, però non solo. È come se stai tu vivendo un mese di luglio di riavvicinamento al tuo cuore, capito? Cioè luglio ti chiederà non di fare di più, di sentire di più. Quindi è un mese molto delicato, molto importante, perché con queste 3 carte una parte di te desidera smettere di sopravvivere e ricominciare a scegliere la vita. La Regina di Coppe è una carta che mi parla di sensibilità, di intuizione, maturità emotiva, e luglio ti dice non avere paura di quello che senti, perché le tue emozioni non sono un ostacolo, sono la bussola da seguire. E poi qua mi parla di inizi concreti, di un progetto, di un'opportunità, di qualcosa che può diventare importante, però che ha bisogno di essere nutrito con pazienza. E qua una scelta che desidera essere fatta con il cuore, non solo come senso del dovere, no? Cioè luglio ti dice scegli quello che ti fa sentire vivo, non solo ciò che ti fa sentire al sicuro. E questa carta è il cuore del messaggio, perché qua luglio non ti chiede di isolarti dal mondo, ti chiede di ritrovarti,
di creare degli spazi di silenzio dentro di te, di tornare a sentire la tua voce interiore, perché magari ultimamente nel mese di giugno magari hai ascoltato troppo le aspettative degli altri e magari troppo poco i desideri della tua anima. Quindi è come se devi mettere un po' da parte il senso del dovere e devi scegliere davvero con il cuore. Cioè luglio ti chiede di essere più autentica, più autentico. Cioè la tua prossima evoluzione non nascerà dallo sforzo, ma nasce dal coraggio di ascoltare ciò che il tuo cuore sa già. Sì, bellissimo. Vediamo il tema evolutivo del mese. Qui ci mettiamo 2 tarocchi e un oracolo. Vediamo che cosa desidera nascere in te attraverso questo mese, quale potenziale sta cercando di emergere. Qua entriamo proprio nella co-creazione con gli eventi, no? La visione, il re di bastoni, più silenzio interiore e la visione. Re di bastoni, il 7 di coppe, la visione per non disperdersi nelle 1000 opportunità, la vera visione del cuore. Ecco perché ti chiede una scelta saggia nel cuore, perché si aprono diverse opportunità. Allora, cosa desidera nascere attraverso di te? Guarda, usciamo fuori dall'archetipo della vittima qua, Non devi sopportare o portare tutto da sola, cioè la leggerei anche così, devi sentirti animata dai tuoi avi, animato dai tuoi avi, dai tuoi antenati. Cioè luglio ti chiede di smettere di identificarti con le circostanze esterne e di ricordarti il tuo potere creativo. Guarda come si guardano queste carte. Questa mi parla di leadership, di visione, di coraggio, di una grande capacità di ispirare gli altri che tu hai. È quella parte di te che sa già dove desidera andare, che non aspetta il permesso degli altri, che riconosce il proprio fuoco interiore. E poi il 7 di coppe mi parla delle tante possibilità, tante strade, no? Ma anche di una domanda importante: dov'è che stai disperdendo la tua energia? Perché a volte potremmo avere davanti delle possibilità, tante, e rischiamo di restare un po' immobili. E qua arriva il messaggio della vittima, no? Non è un'accusa questa carta, cioè è un invito a osservare una dinamica che tutti prima o poi attraversiamo. La vittima è colei o colui che non ha fede negli eventi, si vede gli eventi buttati addosso, no? Invece il mago è l'opposto, coopera con gli eventi. Quindi è quella parte di noi che senza accorgersene consegna il proprio potere alle circostanze esterne. Ah, e che devo fare? Come se dicesse: potrò essere felice solo quando tutto sarà perfetto, adesso non lo è e sono vittima. No, luglio ti dice un'altra cosa: la tua vita non è in pausa, la tua vita sta già accadendo adesso. E qui c'è una parte di noi che ha paura e che per tanto tempo ha cercato di proteggerci, questa parte che ha paura. Ma adesso è come se dovesse fare un passo indietro quella parte che ha cercato di proteggerti perché aveva paura. Perché il re di bastoni vuole emergere. Come diceva Adler, l'anima ha una grandissima aspirazione ad emergere. È una parte di te che sa creare, tu sai creare, sei una persona creativa al massimo, sai scegliere, sai dirigere la tua energia. E quindi il potenziale che desidera nascere attraverso di te in questo mese è diventare la protagonista o il protagonista della tua vita e non più la spettatrice delle circostanze, la vittima. Perché magari ti chiederai, anzi te lo chiedo io, in quale ambito della tua vita stai aspettando che qualcosa cambi, quando invece potresti iniziare a muoverti tu per prima o per primo. Perché luglio ti chiede di scegliere, scelta a scelta, no? Cioè la tua forza non nascerà dal controllare il futuro, ma da riconoscere il potere che possiedi adesso nel presente, no? E quindi luglio non ti chiede di diventare qualcun altro, ma di smettere di dimenticare chi sei. Ricorda il grande mantra Samasati, ripetitelo spesso in questo mese. Ricorda che sei un Buddha, ricorda che sei un risvegliato, Samasati, che fu l'ultima parola che disse il Buddha prima di disapparire, no? Samasati, sì. Vediamo adesso lavoro, denaro, missione.
Andiamo a vedere cosa potrebbe muoversi concretamente nel lavoro e nel denaro e come collaborare con queste energie affinché sostengano la tua missione, ricordando che il lavoro non è soltanto quello stipendiato, ma è dove tu metti energia e fa parte della missione complessiva della tua vita. E anche che il denaro è una conseguenza del modo in cui stai offrendo i tuoi talenti alla vita. Andiamo a vedere lavoro, denaro, missione. Mettiamo 3 tarocchi e un oracolo. 2 di coppe, ci picchia. 2 di coppe, potresti innamorarti nel piano lavorativo qua. Paggio di bastoni, e ci sono delle novità belle qua. E la morte, c'è un cambio radicale nel lavoro. Fammi mettere l'oracolo così ti completo il messaggio. Qui poi lasciano un lavoro o lasciano un modo di lavorare, spinte dall'energia creativa, si alleano a qualcuno, c'è un'alleanza nel lavoro col 2 di coppe. Comunque, vediamo l'oracolo cosa dice nel lavoro. Lo spirito della vita è lo spirito della grande benedizione. Ricorda che non sei sola, non sei solo, te l'ho detto anche prima. Lo spirito della vita è con te e il mondo si prende cura di te. Permettiti di riposare e stare certa in questa certezza che la vita ti aiuta e senti la leggerezza dentro di te. Sì, allora è stupendo. Qua non sarai sola, non sarai solo nel lavoro, perché ti dice non sei sola, non sei solo e c'è il 2 di coppe. Ti chiede di imparare a collaborare. E per te questa è una grande rivoluzione, cioè luglio qua è il mese in cui tu smetti di portare il mondo sulle spalle e permetti alla vita di camminarti accanto. Cosa vuol dire? Il 2 di coppe non mi parla solo d'amore, mi parla di alleanze, di collaborazioni, di incontri importanti, di persone che possono sostenerti. Qua c'è una reciprocità che vuole entrare nella tua vita, qualcuno che ti sostiene. È come se Luglio ti dicesse non devi dimostrare a nessuno di essere capace di fare tutto da sola o da solo. E infatti poi arriva il paggio di bastoni, che è una carta che porta entusiasmo, novità, nuove possibilità. Potrebbe esserci un'idea che nasce di un progetto o una proposta o una collaborazione o un'intuizione creativa che vuole essere esplorata ed è bellissimo perché non ti chiede di avere già tutte le risposte, no? Ti chiede di essere curiosa o curioso, ti chiede di muovere il primo passo. E poi la morte che arriva, che viene per liberarti. Cioè per costruire questo nuovo, il paggio di bastoni e 2 di coppe, non puoi continuare a lavorare con le vecchie modalità. Cioè, allora, questa carta è la carta oracolo, ti dice: ricorda che non sei sola, lo spirito della vita è con te, il mondo si prende cura di te, permettiti di riposare in questa certezza e senti la leggerezza dentro di te. Cioè, questo è il cuore della lettura, perché magari tu per tanto tempo hai creduto che la tua forza consistesse nel fare tutto da sola o nel fare tutto da solo, però Luglio ti dice una cosa diversa. La tua forza non sta nell'autosufficienza, sta in questo mese nella capacità di creare alleanze. E nel linguaggio sciamanico la missione qua non è un'impresa solitaria, è una relazione, è un dialogo continuo con la vita. Cioè, Luglio potrebbe chiederti di accettare un aiuto senza sentirti in debito, di aprirti a nuove collaborazioni, di lasciare andare un vecchio modo di lavorare che ti affatica, di fare spazio alle nuove idee, di smettere di pensare di dover controllare tutto. Quindi, ma io ti chiedo, che cosa cambierebbe nella tua vita se smettessi di credere di dover fare tutto da sola? Perché? Perché Luglio ti chiede di lavorare insieme alla vita, le persone sono la vita, no? È una differenza enorme, cioè la prosperità in questo mese non nascerà dal peso che saprai sostenere, no, ma dalle alleanze che avrai il coraggio di accogliere. Non sei sola, non sei solo nel costruire il tuo destino, siamo una molteplicità di forze, di stanze, chiedi aiuto agli avi, ai tuoi antenati, e le persone sono veicoli di questo sostegno che la vita ti dà. Ok? Vediamo qual è l'ombra del mese, ci mettiamo i Sefirion qua, anzi prima una carta dei tarocchi. L'ombra del mese è l'emozione che sta cercando di raggiungerti, no? La forza ctonia sotterranea con cui allearti. 8 di spade, è chiarissimo, non avere paura. Vediamo quale carta corrisponde.
Cos'è che non vede l'otto di spade? A quale regno corrisponde questo otto di spade? Ah, ragazze mie, dietro la porta c'è un portalone, cioè dietro la porta c'è una luce immensa, c'è la chiara luce, caspita, dai. Vediamo. Allora, qual è l'ombra del mese? Quale emozione sta cercando di raggiungerti? Cioè, hai già compiuto questo passo, capito? Meraviglioso, forza, saggezza, padre, usa la tua saggezza, discernimento, consiglio, cura. Qua c'è per molti di voi l'integrazione dell'archetipo padre. Archetipo padre, la forza del padre, no? La forza dell'azione. E alcuni di voi hanno avuto conflitti con il padre o problematiche col padre, però Luglio ti chiede di uscire da questa, togliti la benda e vedere che tutto è voluto dalla tua anima, che tuo padre ti sta dando grande forza, grande saggezza. Cioè il padre è anche la guida, no? Allora ti chiede di diventare la guida di te stessa o di te stesso. L'ombra di luglio non è ciò che ti manca qua, è ciò che continui a raccontarti su te stessa, su te stesso, su tuo padre magari. Allora, sono pensieri l'otto di spade, convinzioni, paure, sai, quelle cose che la mente ti dice, no? Non sono pronta, non è il momento, devo fare di più, prima di fare quella cosa, non posso permettermelo. Quindi è come se Luglio ti invitasse a fermarti, a chiederti, ma quante di queste catene ci sono veramente e quante invece sono diventate un'abitudine da pensare? Perché la cosa stupenda è che accanto a questa carta arriva un messaggio completamente opposto, quello del padre. E questo è un archetipo potentissimo, la parte di te che sa osservare, che sa proteggersi senza imprigionarsi, che sa consigliarti quella parte di te senza spaventarti. Luglio ti dice smetti di ascoltare la voce della paura, otto di spade, e inizia ad ascoltare la voce della tua saggezza. L'eremita avevamo qua. La saggezza non urla, non giudica, la saggezza accompagna. Cioè, l'ombra qua è una parte di te che per tanto tempo ha cercato di proteggerti. A volte ha confuso la protezione con il controllo. E allora il grande passaggio di luglio è questo, passare dal controllo al discernimento, che sono due cose opposte. Il controllo nasce dalla paura, il discernimento nasce dalla fiducia. Quindi qua magari hai dei pensieri che stai continuando a credere veri, ma non appartengono più alla persona che sei diventata o che stai diventando. Cioè la tua libertà in questo mese dall'ombra inizierà nel momento in cui smetterai di credere a tutte le paure che la tua mente ti racconta e ti accorgi che alcune porte sono già aperte e le chiavi ce l'hai tu, ok? Vediamo adesso il messaggio dell'amante mistico, ci mettiamo una carta dell'oracolo dello sciamano, messaggio dell'amante mistico, il tamburo, senti solo la voce dello spirito, magari fatti una delle mie pratiche sciamaniche, non lo so se stai facendo un percorso sciamanico con me, ma ce ne sono tantissime sul canale, la pratica dei 21 giorni che trovi qua sotto, il rituale dei 7 giorni, certo ragazzi e miei ragazzi, che c'è il tamburo, e il tamburo è il risveglio dell'estasi, cioè lo stato ampliato di coscienza che ti tira fuori da sta roba delle paure qua e ti fa entrare subito nella carta del regno della chiara luce, ok? Quindi l'amante mistico ti sta dicendo ti sto parlando in ogni secondo. Senti il tamburo dentro di te. Chi ha fatto le masterclass, il viaggio dell'eroe, realizza un obiettivo a mezzo dell'estasi sciamanica, fatevi la pratica dove abbiamo innestato il tamburo immaginale, va bene? Riprendete quella pratica lì. Ok, vediamo con gli oracoli dell'Antonella cosa ci dice ancora l'amante mistico sul tamburo. L'unione. Allora, l'amante mistico ti sta dicendo io sono con te, amami, danza con me, amami, datti a me, al tuo daimon, l'amante mistico.
abbiamo 2 di coppe e con l'unione qua. Allora, il tuo amante mistico, spirito guida, ti guiderà in ogni passo della tua missione in questo mese con l'entusiasmo, con l'eccitazione, a patto che tu la segua, perché ti sta già chiamando. Va bene? Quindi, ragazze e miei ragazzi, il gesto rituale da fare, la pratica dei 7 giorni, anche la danza del piacere comunque, che trovi sul canale. Comunque trovate tutte le informazioni qua sotto all'info box. Vediamo qual è la disposizione interiore. La disposizione interiore da avere che ti permetterà di collaborare con ciò che Luglio desidera far emergere dentro di te. Allora, qual è la disposizione interiore? Manifestazione della luce. Vedo la mia bellezza, cresco e sviluppo dentro di me l'armonia con la luce e la bellezza. Mi libero della negatività, la mia saggezza risplende, la mia sabiduria, la mia saggezza risplende. Saggezza, saggezza, saggezza. La saggezza arriva in silenzio, non fa clamore. Quindi la disposizione è la saggezza, va bene? Che porta bellezza ovunque. Ok. Adesso, ragazze mie e ragazzi, andiamo a vedere cosa accade nell'amore, cosa potrebbe manifestarsi nell'amore e quale relazione desidera evolvere attraverso di te. Mettiamo 3 carte di tarocchi e un oracolo. 2 di spade, la ruota della fortuna e la papessa. Ci picchia. Hai un grande potere sulle persone. Fammi vedere un'altra carta. Anche se tu non lo sai. Hai un grande potere sulle persone anche se tu non lo sai. Potrebbe arrivare una persona che stimola la tua... Sono carte di silenzio queste, cioè muoviti nella saggezza, mi dicono, ok? Cos'altro, amore? Fuga karmica. Qualcuno scappa dal guardare le proprie paure qua. O tu o l'altra persona, tanto è la stessa cosa. Però è un grande potere. Allora... Vedo un amore che arriva per interrompere una ripetizione del karma. La ruota della fortuna, fuga karmica, no? Karma, karma. Allora, Luglio non ti chiede di trovare l'amore, ti chiede di interrompere un vecchio destino affettivo. E quindi, come lo leggiamo? Allora, mi può parlare qua di una situazione sospesa o di una relazione che non è ancora completamente definita, come se una parte di te si trova davanti a un bivio. E poi mi parla del movimento, una svolta con la ruota della fortuna, di incontri, nuove possibilità, qualcosa cambia. Anche se non riesci a vederlo adesso, cambia completamente. E la papessa mi parla di un legame spirituale e di un amore molto profondo. Una persona molto intuitiva, molto sensibile, molto riflessiva, una persona che non ama il rumore, non ha bisogno di impressionare nessuno. Quindi, per alcune di voi potrebbe rappresentare proprio una persona che si manifesterà con gli eventi, no? Per altre di una parte di te che desidera emergere. E poi la fuga karmica, questo oracolo, allora, non è tanto una fuga dalle relazioni, la necessità di una liberazione, come un'uscita da schemi che si sono ripetuti per tanto tempo, perché magari hai amato mettendo sempre il dovere davanti al desiderio, no? Oppure hai attirato fino a questo momento delle persone emotivamente distanti. Oppure hai imparato a trattenerti per paura di soffrire. Allora Luglio ti dice: tu adesso puoi interrompere finalmente questa roba qua. Non sei obbligata o obbligato a ripetere ciò che hai già vissuto. Il karma non è tanto relativo a quello che ti accade, ma a come ti relazioni a ciò che ti accade. E allora l'amore che desidera nascere in te attraverso di te, io vedo che qua è un amore più consapevole, più tranquillo, più profondo, meno basato sul sacrificio oltremodo, meno basato sulla paura, più autentico. E vedo che la persona che si potrebbe manifestare la percepisco molto intuitiva, anche riservata, molto elegante nei modi, molto matura, spiritualmente profonda, poco interessata alle apparenze, una persona capace di rispettare i tuoi spazi.
Per alcuni di voi c'è un incontro che sembra inaspettato, Sì. Per altri invece un riavvicinamento che avviene in maniera molto diversa dal passato. Ma il vero tema in questa lettura non è la persona, è il modo in cui tu sceglierai di amare. Allora ti chiedo, qual è la vecchia storia d'amore o il vecchio modo di amare che tu sei pronta o pronto a smettere di ripetere? Luglio ti chiede di liberare l'amore, liberare l'amore. L'amore che desidera nascere attraverso di te non vuole ripetere il passato, vuole inaugurare una nuova storia. E il dono più grande di Luglio sarà accorgerti che il destino non è una strada già scritta, ma è proprio una danza. È una danza che puoi cambiare come effetti del karma, no? Ecco perché ti consiglio la danza del piacere anche. Vediamo con i miei potenti oracoli lui-lei, questa persona tanto riservata, tanto profonda. Cosa c'è dentro questa persona? I miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Wow, e qua parliamo di un'assenza presenza. Io vivo con lei il divenire di un amore e io stesso vi assisto quasi invisibile, sebbene visibile le stia vicino. Come una danza a due che è da uno solo ballata, così è la mia relazione con lei. Io sono nella mia invisibilità il suo unico e solo danzatore. Ella si muove come in sogno e crede di essere sola, eppur si muove con un altro e quell'altro sono io, visibile quando sono presente invisibilmente. Che cos'è questo se non è l'amante mistico? Come vi insegno sempre, la mancanza di qualcuno non è assenza, è invisibilità e noi dobbiamo cooperare con l'invisibilità. Qua possiamo avere una persona molto riservata e silenziosa. Quando vedi il suo silenzio, coopera con il tuo silenzio. Quando percepisci il suo silenzio, magari fatti la meditazione della papessa, nel viaggio erotico degli arcani la trovi, no? Il corso che ho fatto sul canale è completamente gratuito. Questa è una persona che è molto profonda, questa cosa, mistica, molto erotica. Aiutami, ti prego, e qua chiede comprensione da parte tua, di unirti al suo silenzio per comprenderlo profondamente. Molto mistica questa carta. Non smettere di cercarmi perché mi troverai da qualche parte ad aspettarti. È come se l'amante mistico ti stesse chiamando. La sposa celeste, lo sposo celeste. Sai che ogni tradizione ha il suo nome, no? E allora l'amante mistico ti sta chiamando, ti sta invitando a entrare nel silenzio per incontrarlo nella tua profondità e per incontrarlo anche fuori. Per interpretare. Interpretare non è la cosa migliore da dire. Per entrare nel silenzio di qualcuno devi entrare nel tuo, l'altra persona è un veicolo della tua anima. Allora, per smettere di fuggire con questa fuga karmica, entra nel silenzio e troverai sia nell'invisibile sia nel visibile la persona. Perché qua c'è due di coppe, c'è l'unione, ricordatelo, e questa è la possibilità di unione veramente forte. Abbiamo gli amanti, l'amante mistico ti sta chiamando, ok? E anche nella realtà visibile, però bisogna fare l'alleanza, no? Sul piano invisibile, con il silenzio, con le pratiche. È una lettura molto commovente, molto bella, molto mistica. Io concludo qua, ragazze e miei ragazzi. Mi raccomando, fate le pratiche, il rituale, perché l'anima non registra mai i concetti, registra simboli, pratiche, per cambiare gli effetti del nostro destino. Io ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!